Ciao, benvenuto su InfenMath. Oggi scopriamo due funzioni di Excel semplici ma potentissime, grande e piccolo. Grazie a queste formule possiamo analizzare rapidamente una serie di dati e trovare i valori più alti o più bassi in pochi secondi. Per capire davvero come funzionano, non restiamo nella teoria, ma utilizziamo 3 esempi pratici e interessanti. Vediamo come individuare i principali laghi italiani in base alla loro superficie, dal più grande al più piccolo, e poi ci spostiamo in ambito sportivo e cerchiamo di individuare il podio di una gara, estraendo primo, secondo e terzo classificato. Per concludere, impariamo ad individuare i primi o gli ultimi valori di una lista in base a condizioni specifiche. Alla fine del video saprai usare queste funzioni per creare classifiche e ordinare elenchi. Sei pronto? Iniziamo! In questo primo esempio voglio determinare l'estensione della superficie del lago più grande d'Italia. Per raggiungere il mio obiettivo potrei utilizzare la funzione max, ma Excel ci propone un'alternativa migliore che ci permette di individuare la superficie del primo lago, del secondo lago o anche, ad esempio, del 10° lago in ordine di estensione decrescente presenti in tabella. La cosa vantaggiosa è che possiamo ottenere questo risultato senza riordinare i dati presenti in tabella. La funzione che ci permette di raggiungere il nostro obiettivo si chiama grande e la sua sintassi è molto semplice, poiché prevede 2 soli argomenti, entrambi obbligatori. Il primo argomento è la matrice contenente i dati numerici di cui vogliamo estrarre il cappesimo, mentre il secondo argomento, dopo il punto e virgola, è il numero dell'elemento che vogliamo estrarre all'interno della matrice quando questa è ordinata in senso decrescente. Al posto di digitare un numero, seleziono la cella E1. In questo modo, premendo Invio, riesco a determinare la superficie del 10° lago italiano. Ovviamente, quando il secondo argomento della funzione grande vale 1, questa funzione restituisce lo stesso risultato della funzione max. Ovviamente, se fossero presenti nella lista 2 o più laghi con la stessa estensione, potremmo correggere la formula utilizzando la funzione unici di Excel e in questo modo verranno rimossi i duplicati dalla lista. Come puoi notare da questo secondo esempio, la funzione grande può fornire anche la lista dei laghi d'Italia più estesi. Per ottenere questo risultato in un sol colpo, possiamo utilizzare la funzione sequenza. Come primo argomento della funzione grande selezioniamo di nuovo la colonna di colore rosa e come secondo argomento, utilizzando la funzione sequenza con argomento 5, riusciamo ad individuare i primi 5 laghi d'Italia. Infatti, come puoi notare premendo il tasto F9, la funzione sequenza con argomento 5 inserisce una numerazione progressiva da 1 a 5 e quindi fornisce una matrice di 5 valori. Annullo con CTRL Z e premo Invio e in questo modo tutta la colonna viene riempita con una sola funzione. Infatti, cancellando questa prima cella, scompaiono anche i risultati sottostanti. Annullo l'operazione effettuata e ti mostro come sono riuscito a estrarre il nome del lago. Innanzitutto ho copiato questa funzione senza l'uguale, CTRL C. Successivamente ho inserito la funzione cerca X. Ho incollato la funzione appena copiata come primo argomento. Come matrice di ricerca ho selezionato la colonna rosa contenente le superfici dei laghi e come terzo argomento, matrice restituita, ho selezionato la prima colonna contenente i nomi dei laghi. In questo modo, anche cancellando questa seconda colonna, i nomi dei laghi rimangono. Annullo di nuovo l'operazione e ti mostro come calcolare la superficie totale dei primi 5 laghi d'Italia con una sola formula. Innanzitutto copio oppure taglio la funzione appena inserita e cancello anche l'uguale. Mi posiziono in una cella qualsiasi, inserisco la funzione somma e all'interno di quest'ultima incollo la funzione appena copiata. Chiudo la parentesi e premo Invio, riuscendo così a calcolare la superficie dei 5 principali laghi d'Italia senza dover sapere i loro nomi oppure le singole superfici.
Vediamo ora come opera la sorella gemella della funzione grande. La funzione si chiama piccolo e la sua sintassi è identica a quella della funzione grande. Come primo argomento si deve selezionare una matrice di valori numerici e come secondo argomento un numero che corrisponde al k° valore più piccolo presente nella lista. Anche in questo caso non è necessario ordinare la lista per poter estrarre l'elemento che ci interessa. Nella tabella è presente la lista degli allievi di una scuola di atletica con i rispettivi tempi realizzati in una gara di corsa sulla distanza dei 100 metri piani. Per individuare i 3 tempi migliori dobbiamo individuare i 3 valori più piccoli presenti nella lista. Iniziamo ad individuare il tempo del vincitore. Utilizziamo la funzione piccolo. Come primo argomento selezioniamo la lista dei tempi e come secondo argomento digitiamo 1. Premendo invio otteniamo il tempo del vincitore. Successivamente potremo trascinare la formula verso il basso, ovviamente bloccando i riferimenti, e sostituire l'1 prima con il 2 e poi con il valore 3. Vogliamo però ottenere il risultato con una sola formula e dunque utilizziamo la funzione sequenza e siccome vogliamo estrarre i 3 tempi più piccoli, digitiamo come argomento di quest'ultima 3, chiudiamo la parentesi e premiamo invio e in questo modo i 3 tempi vengono estratti. Copio ora la funzione, CTRL+C, invio e per ottenere i nomi degli atleti sul podio utilizzo la funzione cerca X. La seleziono dall'elenco. Come primo argomento incollo la funzione copiata, come secondo argomento la matrice di ricerca seleziono la matrice dei tempi e come terzo argomento, come matrice restituita, seleziono la colonna dei nomi. Chiudo la parentesi e premo invio, ottenendo così i nominativi degli allievi sul podio. Siccome la funzione che ci permette di individuare i tempi è stata copiata e incollata all'interno della funzione che ci permette di individuare i nomi, potremmo benissimo cancellarla individuando i nominativi senza dover specificare necessariamente i tempi. Questa cosa potrebbe essere molto utile nel caso in cui, al posto dei tempi di una gara, volessimo nascondere dati sensibili, magari di natura medica. Vediamo ora un esempio molto utile. Alla gara dei 100 metri hanno partecipato sia maschi che femmine. Voglio individuare il tempo e il nome del vincitore ed il tempo e il nome della vincitrice. In questo caso posso ottenere i tempi dei maschi utilizzando la funzione se, digito uguale se, seleziono la colonna genere e la blocco con F4, digito uguale e digito tra virgolette la lettera M maiuscola. In questo modo, quando all'interno della colonna genere comparirà la lettera M, il test risulta vero e verrà restituito il tempo presente nella colonna C, che va bloccata con il tasto F4. In caso contrario, quando comparirà la lettera F, lascerò la cella vuota, virgolette virgolette, chiudo la parentesi e premo invio. Ora che ho estratto i tempi dei maschi, copio la funzione, CTRL+C, premo il tasto ESC e all'interno di questa cella azzurra inserisco la funzione piccolo, poiché il vincitore è l'atleta che ha ottenuto il tempo più piccolo. Incollo la funzione appena creata, digito punto e virgola e come secondo argomento della funzione piccolo digito 1, poiché voglio estrarre dalla tabella il tempo più piccolo realizzato dai maschi. Chiudo la parentesi e premo invio. Ora che ho ottenuto il tempo, non faccio altro che copiare questa formula, CTRL+C, invio, e incollarla all'interno di una funzione cerca X. Il primo argomento è la funzione appena copiata, che restituisce il tempo più piccolo. Il secondo argomento, matrice di ricerca, è la colonna C, contenente i tempi, bloccata mediante il tasto F4, e il terzo argomento, matrice restituita, è la colonna A, sempre bloccata mediante il tasto F4. Premendo invio si ottiene il nome del vincitore. In entrambe le formule ho bloccato i riferimenti mediante il tasto F4 e in questo modo posso copiare le formule, incollarle qui in basso e sostituire la M con la lettera F e in questo modo riuscirò a estrarre il tempo e il nome della vincitrice.
Ho creato questo esempio per mostrarti che all'interno di una lista di valori numerici possono essere estratti i dati più grandi o più piccoli anche in base a condizioni, e questo si può ottenere nidificando la funzione se oppure altre funzioni all'interno delle funzioni piccolo e grande. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!